Ave Legionari, siamo a commentare una nuova notizia archeologica molto bella, uscita sui giornali di tutto il mondo. Questo mosaico romano bellissimo che appartiene a Pompei è stato ritrovato e recuperato dopo decenni perché era stato rubato da un ufficiale nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. E allora vi spieghiamo nel dettaglio tutto quello che è successo e vedrete è molto particolare e interessante. Questo è un pannello romano, stato realizzato tra la metà del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C. ed è una scena preziosa, abbastanza rara, di intimità domestica nell'antica Roma. Si vede, no? C'è una coppia di amanti che viene colta in un momento quotidiano, molto intimo, molto affettuoso, ed è un mosaico realizzato con tante tessere di colori diversi e realizzato con una tecnica molto raffinata e poi è montato su una lastra di travertino che misura circa 50 x 50 cm. Questa è un'opera che ha una eccezionale attenzione al dettaglio e si distingue anche per la qualità dei colori impiegati e il tono altamente realistico dell'immagine, che sono elementi piuttosto rari nell'arte romana, perché spesso l'arte romana prediligeva dei soggetti più mitologici o anche più geometrici, imitando i modelli greci, e invece qui abbiamo una scena di vita quotidiana. C'è questo uomo disteso su un triclinio e c'è una ragazza, anche piuttosto succinta perché è ritratta di spalle, mezza nuda, che sembra porgergli un oggetto, forse una lucerna. Quindi vedete che è una scena molto particolare. E tutti i gesti, tutti gli sguardi suggeriscono un rapporto intimo, molto autentico, molto reale, una scena tenera di vita matrimoniale. E anche sullo sfondo due ghirlande che si intravedono richiamano molto probabilmente, volutamente, una scena di una coppia, forse appena formata. Probabilmente era una camera da letto, un cubiculus, come si diceva, di una grande villa pompeiana. Questa opera meravigliosa, durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944, è stata rubata. È stata trafugata da un capitano della Wehrmacht che in quel periodo era dedicato a organizzare le linee di rifornimento tedesche in Italia. E allora ha approfittato ovviamente della situazione, se l'è portato in patria ed è diventato poi proprietà di un cittadino tedesco non ancora identificato ed è rimasto nelle mani di questo cittadino tedesco per 70 anni. Allora però dopo la morte di questo signore i suoi figli, con una volontà di restituire quindi il grande manufatto, il grande mosaico, hanno chiamato il nucleo TPC dei Carabinieri di Roma e gli hanno chiesto di restituire spontaneamente il mosaico allo Stato italiano. Allora i Carabinieri ovviamente si sono mossi subito, hanno cominciato delle indagini che però sono state piuttosto complesse, perché il mosaico inizialmente non risultava tra i beni ufficialmente schedati nell'enorme catalogo e nell'enorme database a disposizione. Noi abbiamo delle banche dati enormi che sono arrivate ad avere 1.400.000 pezzi schedati con tutte le opere che ancora bisogna individuare, e però non c'era questo pezzo, quindi hanno dovuto fare delle analisi sullo stile, sul materiale. Hanno coinvolto esperti del Parco Archeologico di Pompei per capire se era veramente un pezzo autentico e a un certo punto hanno capito era un pezzo che veniva dall'area del Vesuvio, apparteneva all'area archeologica di Pompei e quindi era veramente un pezzo reale. Ora, ancora non è stato possibile individuare con precisione la domus di appartenenza all'interno del parco di Pompei. Una ipotesi è che potrebbe trattarsi di una dimora suburbana o una villa più appartata rispetto al centro cittadino dell'area pompeiana. È ancora un'ipotesi, bisogna ancora confermarla. Comunque, grazie poi ad un grande coordinamento tra il TPC dei Carabinieri, il Consolato Generale d'Italia a Stoccarda e il Ministero della Cultura, il mosaico finalmente, dopo tanti decenni, è rientrato in Italia. E siamo nel settembre del 2023. Hanno fatto delle ulteriori verifiche che hanno impiegato diversi mesi, hanno fatto interventi conservativi e durante questo periodo chiaramente il mosaico è stato custodito nel caveau dei Carabinieri e poi si è arrivati finalmente alla cerimonia pubblica di restituzione che si è svolta il 15 luglio scorso
proprio al Parco Archeologico di Pompei. Qui alla presenza di tutte le autorità e del generale di divisione Francesco Gargaro e del direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Il pannello ora, in questo istante, è ospitato presso l'Antiquarium di Pompei e chiaramente sarà sottoposto a delle analisi ulteriori, delle verifiche ulteriori, soprattutto archeometriche, perché vogliono determinare con più precisione l'origine di questo mosaico, devono ricostruirne la storia. Comunque l'opera è già visibile al pubblico e quindi chiaramente ci sono le prime frotte di visitatori che stanno tornando ad ammirare questo meraviglioso pezzo di mosaico pompeiano. Una cosa però importante, diciamo un commento al lato: come avviene la restituzione di beni culturali? Perché non è semplice trovarli e recuperarli. Allora, in realtà vi diciamo, il recupero di opere trafugate in maniera illecita avviene attraverso diverse modalità. Però sostanzialmente ci sono tre grandi approcci, tre grandi metodi per recuperare qualcosa di tuo, del tuo stato che si è perso. Il primo grande metodo è la restituzione forzata giudiziaria, cioè questa modalità avviene quando la restituzione viene ordinata proprio da un tribunale, al termine di un vero e proprio procedimento giuridico. In pratica, le autorità giudiziarie del paese dove in quel momento si trova l'opera, spesso su segnalazione o denuncia dello Stato proprietario, avviano delle indagini ufficiali per verificare la provenienza illecita del bene. Se emerge che il reperto è stato rubato o esportato in maniera illegale, allora procedono subito al sequestro. E dopo la raccolta delle prove e tutto il completamento degli accertamenti previsti, il giudice può disporre il rimpatrio forzato del bene culturale. Questa è una procedura piuttosto tipica nei casi in cui il possessore non vuole collaborare volontariamente, quindi c'è una detenzione dell'opera illegittima. E allora questo è uno strumento assolutamente fondamentale contro il traffico illecito. Però bisogna dire che spesso richiede tempi lunghi perché c'è tutta la complessità legale, ci sono necessità di collaborazione tra diversi sistemi giudiziari, quindi è il primo strumento ma è anche quello un po' più lungo e faticoso. Il secondo è la restituzione volontaria, cioè quella che si basa su una decisione spontanea del possessore, che può essere un museo, può essere un collezionista privato o anche proprio uno Stato. In questo caso i proprietari scelgono volontariamente di restituire il bene per ragioni morali, per la reputazione, senza attendere proprio una decisione giudiziaria. E spesso queste restituzioni avvengono anche in seguito a delle campagne grandi di sensibilizzazione, anche delle pressioni diplomatiche oppure accordi tra gli stati. La motivazione principale non è proprio un obbligo sancito dalla legge, più che altro è il riconoscimento del valore identitario di quel bene, la volontà anche di riparare ad una privazione storica, ed è generalmente la soluzione più rapida che rafforza anche i rapporti tra gli stati o le istituzioni culturali. E poi c'è il prestito con rimpatrio, che è una sorta di compromesso positivo tra questi due metodi. L'opera viene legalmente restituita al paese di origine, che ne riacquista la piena titolarità legale. Però, magari per motivi scientifici, storici, educativi, espositivi, può essere concessa in prestito temporaneo, chiaramente, allo Stato o alle istituzioni che la detenevano prima, magari per organizzare un'esposizione, una mostra o per uno studio. Ecco, questo tipo di accordo rafforza il dialogo, la fiducia anche tra le varie parti, e quindi è ottimo perché valorizza l'opera nella sua dimensione nazionale e internazionale. Il prestito con rimpatrio bisogna dire che è la soluzione preferita quando entrambi i paesi hanno la volontà, cioè vogliono mantenere un legame culturale, vogliono collaborare anche nel lungo periodo su un progetto, no? Un progetto di ricerca, o vogliono valorizzare i musei delle rispettive nazioni. Quindi, come vedete, c'è un enorme lavoro molto complesso, molto ampio dietro a tutto questo. Stavolta, grazie a un atto etico e di generosità dei proprietari precedenti, il mosaico è stato restituito e quindi da oggi il grande parco archeologico di Pompei ha finalmente un pezzo meraviglioso in più.
Speriamo di avervi spiegato nei dettagli questo grande ritorno in patria di questo bellissimo mosaico. Un carissimo saluto e alla prossima notizia di archeologia.